il 2022 si è aperto con una nuova presentazione in casa Omega. Il 4 gennaio infatti è stato presentato il nuovo Speedmaster calibro 321 in oro Canopus Gold, tanto criticato e allo stesso tempo tanto amarcord. Forse a un prezzo un po' troppo elevato per le qualità della referenza, e appunto per questo ci è venuta in mente l'idea di aprire questa rubrica all'interno della quale parleremo di alternative, permettetemi il termine, di alcune referenze che forse pochi appassionati possono permettersi. Ne parliamo subito dopo la sigla. Iniziamo. Omega è una delle maison svizzere più acclamate dagli appassionati, ma allo stesso tempo molto criticata da questi ultimi. Sia per le troppe edizioni degli Speedmaster per l'appunto, dalle edizioni Snoopy alle varie serie dedicate agli anniversari, alle serie per le Olimpiadi e ne potremmo elencare altre, o anche per non avere un reparto marketing forse all'altezza delle maison concorrenti, tant'è che non riesce ad essere forte sul mercato, a differenza delle cugine. Infatti, alcuni Omega si possono trovare addirittura con sconti presso i concessionari, o anche per non essere mai stati così tanto capaci di valorizzare la loro storia. E con questo intendo dire che con la storia che lega gli Speedmaster e Moonwatch alla Luna, forse si poteva fare un po' di più, e per alcuni non basta scrivere sul fondello First Watch Worn on the Moon, ma questi sono punti di vista. Sicuro è il fatto che lo Speedmaster è e sarà per sempre il cronografo per eccellenza, un must have per ogni collezione di alto livello. Ma l'ultimo modello di Speedmaster presentato dalla Maison ha alzato un polverone mai visto prima, forse solo ai livelli del Patek Tiffany, battuto per 6 milioni e mezzo all'asta di Philips. Si tratta assolutamente di un bellissimo orologio, su questo non ci sono dubbi, completo di dettagli vintage e forse il movimento più iconico in casa Omega, il 321. Ma parliamo più nello specifico di questa edizione per il 65° anniversario della collezione. Questo Speedmaster, del quale metterò la referenza in sovrimpressione, poiché come al solito l'Omega non si risparmia quando si parla di numeri, ma a parte gli scherzi si tratta di un modello che riprende lo Speed presentato nel 1957, che cambiò totalmente il volto dell'orologeria, il CK2915-1. Sono tanti gli elementi che sono stati ripresi, le lancette cosiddette Broad Arrow o i 3 tipici contatori, uno dei piccoli secondi, uno dei 30 minuti e uno delle 12 ore. Ha una cassa da 38,6 mm in una esclusiva lega di oro bianco detta dalla Maison Oro Canopus Gold 18 carati. Il quadrante è in onice nero con il logo Omega applicato e gli indici anche questi in oro bianco. La lunetta presenta la tipica scala tachimetrica riempita di smalto che presenta l'iconico DON, ossia il Dot over 90, e un Dot Diagonal to 70. Il fondello in vetro zaffiro con inciso l'ippocampo di Omega, che ha un occhio in zaffiro blu poiché viene utilizzato comunemente per celebrare i 65esimi anniversari, e questo elemento, nonostante sia stato curato nel minimo dettaglio e sia comunque bellissimo, forse un po' rovina il fondello, poiché viene difficile ammirare il movimento 321 essendoci l'ippocampo di mezzo. Lo Speedmaster, anche se è diventato così famoso per essere andato sulla Luna, in realtà era stato progettato per i piloti automobilistici e montava il celebre movimento 321, che era montato anche sui primi orologi a sbarcare sulla Luna. Un movimento affidabile e molto preciso, a carica manuale con ruota a colonne e spirale Breguet, ed esteticamente bellissimo, quindi peccato non si possa osservare nel dettaglio perché meriterebbe davvero tanto. E infine il bracciale, ovviamente anch'esso in oro Canopus 18 carati, che riprende in chiave moderna quello del CK2915-1. Ma adesso parliamo di prezzi. Questa referenza è stata criticata principalmente per il prezzo, perché diciamocelo, l'orologio è bellissimo e personalmente amo le riedizioni, ovviamente fatte bene e con un certo rispetto del passato. Il prezzo di listino è di 81.300 euro, anche se in realtà fu presentato con questo prezzo, ma il giorno dopo il prezzo risultava essere di 86.000 euro, forse un errore informatico o una semplice strategia di marketing, ma poco importa perché adesso il prezzo è tornato ad essere quello iniziale, quindi di 81.300 euro. Tanto, forse troppo, per un orologio che sia in oro bianco e che non si sa se sia un'edizione limitata. Sicuramente con un movimento di pregio e tantissime altre caratteristiche, ma il prezzo risulta essere troppo elevato, almeno a mio parere.
Pensate che nello stesso catalogo un Moonwatch serie speciale anch'essa per il 50° anniversario dell'Apollo 11 in oro giallo 18 carati ha un prezzo di listino di 32.500 euro. Uno Audemars Piguet calendario perpetuo in acciaio ha un prezzo di listino di 83.400 euro. Un Patek Nautilus Travel Time referenza 5990 in oro rosa costa 94.140 euro, quindi appena 13.000 euro in più rispetto allo Speedmaster Canopus Gold. Con questo non voglio dire che lo Speed abbia qualcosa in meno rispetto a queste referenze, ma vi ho elencato degli orologi di altissima fattura e in materiale prezioso o con movimenti molto più complicati di un cronografo, che sì, possono competere con lo Speed, però forse non a questi prezzi. Ho fatto tutto questo excursus per dirvi ciò che penso, ossia che se avete la disponibilità economica e volete spendere 80.000 euro per un orologio bellissimo e con un'anima heritage e in materiale prezioso, lo Speedmaster Canopus Gold fa il caso vostro. Ma se siete dei comuni mortali come me, molto probabilmente questo orologio non ve lo potete permettere, e qui entra in gioco l'alternativa che vi dicevo a inizio video. Infatti vi vorrei parlare dello Speedmaster 57, appartenente alla collezione Trilogy 1957. Questo è l'omaggio di Omega per il 60° anniversario del Broad Arrow, una serie limitata a 3.557 esemplari. Un omaggio molto accurato del primo cronografo da polso con la scala tachimetrica posizionata sulla lunetta anziché stampata sul quadrante. Orologio in acciaio e non in oro bianco. Calibro 1861 a carica manuale, successore del calibro 321, cassa come quella del Canopus, quindi da 38,6 mm, vetro in esalite e quadrante nero detto tropicale e con indici vintage riempiti di superluminova. Ecco, sicuramente sono due orologi molto distinti tra loro, ma la vera differenza sta nel prezzo. Infatti questo Speedmaster 57 ha un prezzo di listino di 7.300 euro, quindi ci sono ben 74.000 euro di differenza tra i due, che possono essere giustificati dai materiali della cassa e del bracciale, o dal materiale del quadrante, o del fondello, o anche dallo stesso movimento, ma a mio parere il distacco è troppo netto, quindi o lo Speedmaster 57 costa troppo poco, o il Canopus Gold costa troppo. A voi le conclusioni. Attualmente, seppur voleste acquistare lo Speedmaster che celebra il 65° anniversario, quindi il Canopus, non saprei come aiutarvi, perché sul sito risulta essere non disponibile e nei vari siti di vendita di orologi aftermarket ancora non c'è, quindi magari essendo passato troppo poco tempo vi basterà aspettare un po'. Invece, se volete acquistare lo Speedmaster 57, potrete chiedere informazioni sul prodotto ai concessionari Omega. Ma probabilmente, essendo una serie limitata a 3.557 pezzi ed essendo stata presentata nel 2017, non credo sia più disponibile in concessionario. Ma su Chrono24 si può trovare a partire da 8.000 euro full set e mai indossato. Ha avuto alti e bassi dal 2017, raggiungendo anche la cifra di 10.300 euro. Ma si è stabilizzato subito dopo, intorno ai 7.000, per poi crescere fino ad arrivare agli 8.000 attuali. Ma forse dopo la presentazione del Canopus Gold potrebbe crescere ancora di più, quindi attualmente questo rappresenta una grande occasione e un'ottima alternativa alla novità in casa Omega. Fatemi sapere cosa ne pensate e come al solito ne parleremo insieme. Se gli argomenti che trattiamo su questo canale sono di vostro gradimento, iscrivetevi. Vi ringrazio per essere stati in questo video e ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!